Garage di asso, fusti Keller in acero, cassa 18x16, tom 8x7, 10x8, timpani sospesi 13x12 e 15x14. Ah, finalmente una batteria bella, vivace, gioiosa, mi piace. È una Garage di asso, è una batteria artigianale fatta a Roma da questo negozio che si occupa sia di vintage ma anche di strumenti nuovi. In questo negozio è possibile farsi assemblare una batteria in base alle proprie esigenze. È una batteria in acero costruita con fusti Keller, quindi capirai che si tratta di un assemblato, nel senso dove è possibile farsi ordinare le meccaniche che vuoi, farsi fare le colorazioni e anche scegliere il tipo di legno, quindi non c'è un'impronta specifica in questo marchio. La casa innanzitutto un 18x16, è bella profonda, non è 18x14 dove sentiamo un suono proprio corto, né un 18x18 che è come avere una 20x20 ad esempio. Troppa profonda, troppa coda. Una finitura che parte dal giallo fino al lime, al verde lime, molto bella. Mi piacciono queste batterie belle estruse perché è bello anche osare con i colori. Me la vedo bene proprio in una serata in spiaggia tropicale, insomma, dà un po' l'idea di festa, ecco. Purtroppo il test è stato fatto solo con un tipo di pelle perché erano le uniche che avevo per queste tipologie di misure. Quindi EMAD Clear sulla cassa, e la cassa va che è una bomba, bellissima, mi piace tanto. Il tom 8x7 è 10x8. Partire con l'8 e col 10 senza avere il 10-12, ti devo dire che è un bel azzardo, ma il feel parte già allegro. L'8 spara veramente in alto, poi con le P-Stripe il suono si sente bello potente. Poi si passa dal 10 al 13. 13x12, ti devo dire che veramente hai la sensazione di timpano, di grandezza, di profondità, però senza avere quella fastidiosa coda che ti dà il 14. Poi come timpano grande non potevamo avere un 16, passare da un 13 a un 16. Quindi 13, saltiamo la misura 14, 15. Ottima scelta perché abbiamo un timpano sospeso che è più gravoso come suono rispetto al 14, però non ha quella profondità di suono, grandezza, che poi si avvicinerebbe troppo alla gran cassa, che ricordiamo è da 18. Torniamo sulle meccaniche, sono dei blocchetti ST180TT che si possono acquistare dal sito ST Drums, cerchi in tripla flangia da 2,3 mm, gli stessi che monta Mapex sulle Meridian. Il sistema di sospensione per i timpani sono della Pearl OptiMount, gli stessi della Pearl Master Custom. D'altra parte però ti appesantiscono un po' il fusto. La gran cassa è una 18, quindi dobbiamo avere per forza il ponte alzacassa. Ottimi le graffe della gran cassa, che hanno un gommino che ti protegge il cerchio quando accordi. Il fatto di avere molti pezzi di questa batteria ti può permettere di un po' giostrarti con le varie situazioni musicali. Ti fai un set magari più gravoso, 13 e 15 se vuoi fare qualcosa di un po' più malvagio, oppure mantenersi sul 10-13 se non ti vuoi portare tutti i pezzi in giro. Insomma, ti puoi giostrare come vuoi. Il problema più grande però sui set artigianali, magari di nicchia, è uno solo. Sì, è vero che possiamo sceglierci tutte le meccaniche che vogliamo, come equipaggiarla, la finitura, lo spessore del fusto, quanti tiranti mettere, il sistema di sospensione. Però d'altra parte un domani se ci stanchiamo e vogliamo sostituirla e rivenderla avremo più difficoltà, perché non essendo conosciute come i grossi marchi magari la gente o non si fida o pensa che sia una batteria scopiazzata fatta da noi,
oppure semplicemente preferisci a quello stesso prezzo acquistare magari una Tama, una Yamaha. Ti metto qui sotto nei commenti tutti i link riguardanti batterie con le stesse misure più o meno di cassa, i Jets Kit. Iscriviti al mercatino Batteristi Garantiti su Facebook e anche sul canale Scegliere la Batteria. Ci vediamo alla prossima, ciao!